Questi sono i 20 personaggi più forti di One Piece, secondo un sondaggio fatto tra i fan giapponesi per selezionare i personaggi più potenti dell'opera. Vi assicuro che sarà interessante scoprire questa classifica in quanto i fan occidentali hanno tutto un loro modo nel giudicare questa opera e la forza di questi personaggi. La lista inizia con il presunto 20° personaggio più potente di One Piece. Parlo di Kozuki Oden. Sicuramente rientra nei primi 20, ma sinceramente sono un po' sorpreso che si classifichi così in basso. Oden era chiaramente un gradino sotto rispetto a Barbabianca e Roger, ma nessun altro era mai stato al di fuori delle sue capacità, almeno non ai suoi tempi. Se non fosse stato per la vecchia Higurashi che impersonava un giovane Momonosuke durante il combattimento tra Oden e Kaido, probabilmente staremmo parlando di un'altra storia. Ora, curiosamente, secondo il Giappone, al 19° posto c'è Rox D. Xebec, comandante dei Pirati Rox, e personaggio molto complicato, non solo perché non l'abbiamo mai visto in azione, ma non abbiamo mai visto il suo aspetto fino ad ora. Rimane come una sagoma avvolta nel mistero. Ma Xebec, con la sua storia, potrebbe essere l'unica persona più forte che sia mai esistita nel mondo di One Piece. Questa però è pura e semplice speculazione, quindi lasceremo stare, ma ritengo che dovrebbe sicuramente stare in posizioni ben più basse. Adesso passiamo a Fujitora, che è stato eletto come 18° personaggio più potente e primo ammiraglio della Marina in questa lista. Ma il primo non significa che sia considerato l'ammiraglio della Marina più debole, perché Green Bull, ad esempio, non è nemmeno entrato nella top 20. Probabilmente anche lui è molto difficile da classificare in questa intera lista, perché il suo personaggio stesso è stato introdotto dopo il time skip, e quindi tutte le sue vittorie o perdite sono state fuori schermo. Ciò significa che è difficile classificare esattamente dove sia il suo potere rispetto agli altri ammiragli. Fujitora ha mostrato una grande quantità di potere distruttivo in Dressrosa. Possiede un'incredibile forza fisica e abilità con la spada, che lo rendono un avversario temibile. Il suo frutto del diavolo gli permette di manipolare la gravità, conferendogli un potere immenso e versatile. E la sua abilità di far cadere meteoriti dal cielo lo rende una forza inarrestabile sul campo di battaglia. Queste sono alcune caratteristiche che lo rendono un avversario temibile, nonostante sia privo di vista. Il suo posizionamento credo sia abbastanza giusto. Quello con cui non sono d'accordo è il posizionamento di molti personaggi sopra e sotto di lui. Ad esempio, al 17° posto abbiamo il Leone d'Oro Shiki. Sappiamo che una volta ha combattuto sia Garp che Sengoku allo stesso tempo, distruggendo metà Marineford, e che è riuscito ad evadere dal 6° livello, il piano più infido di Impel Down, tagliandosi le gambe e usando le spade come monchini. Il mio più grande problema con Shiki è che ha un punteggio più alto dello stesso Xebec. Neanche Kaido ha pensato a Shiki quando, ubriaco sul tetto di Wano, volgeva il suo pensiero sulle persone più forti del mondo. Quindi, di conseguenza, non vedo un mondo in cui Shiki sia al di sopra di Xebec o di Oden. In 16° posizione troviamo Kizaru, un uomo che abbiamo visto molto di più negli ultimi eventi di Egghead. Anche se questo non rende necessariamente più facile classificarlo sulla carta, quello che ha fatto Kizaru è stato combattere con il Gear 5 di Luffy. Entrambi sono finiti in uno scontro che li ha lasciati incapaci di rialzarsi. Tuttavia, la serietà di Kizaru sembra essere più incentrata altrove, come se affrontare Luffy fosse più una missione secondaria che gli sfuggiva di mano. Nonostante ciò, considerando quanto visto, sembra che dovrebbe essere almeno alla pari con Luffy. Anche se sarei profondamente deluso se il futuro re dei pirati non si dimostrasse superiore a Kizaru. Passiamo al 15° posto, dove troviamo King. Sono solo leggermente deluso, ma King in questo posto forse è un po' troppo generoso, specialmente considerando che i giapponesi affermano che è più potente di 2 ammiragli della Marina e persino di Xebe e Kozuki Oden. Forse l'anime ha esagerato,
soprattutto nel finale di Zoro contro King, che in quanto a bellezza forse ha superato persino il combattimento di Luffy contro Kaido. L'anime, in cerca di spettacolarità, ha distorto la percezione di molti personaggi, King compreso. Al 14° posto, tra i personaggi più forti di One Piece c'è Sengoku, ma non sono affatto d'accordo con questa classifica. Durante i combattimenti con i Marines, Roger si lamentava e insisteva che fossero troppo facili da sconfiggere e suggeriva di portare almeno Garp o Sengoku per dargli un po' di filo da torcere. Roger considerava Sengoku un degno avversario, qualcuno equo con cui parlare e persino qualcuno che si avvicinasse a lui stesso in quanto a forza. È stato abbastanza forte da trattenere fisicamente Garp quando voleva uccidere Sakazuki. La sua influenza ha impedito a Garp di compiere un atto sconsiderato. Considero Sengoku più di un custode della giustizia che tiene gli altri sulla retta via, che un classico combattente. Il 13° uomo più forte della serie è Kuzan, detto anche Aokiji, un ex marine. È difficile non cedere all'hype intorno a lui, il praticante autoproclamato del giudice pigro, che ha attraversato One Piece come una presenza spesso sottovalutata. Con Kuzan al 13° posto, considerando quanto sia stato difficile per Sakazuki lottare contro di lui per 10 giorni, è probabile che vedremo una performance impressionante da parte di Sakazuki nel corso di One Piece. Ora, ritornando al piazzamento al 13° posto, sappiamo che Akainu è potente, ma non il più forte. Che ha sconfitto Aokiji in una battaglia di 10 giorni è vero, l'esito è stato comunque incerto. Al 12° posto abbiamo Ben Beckman, un individuo probabilmente molto forte e intelligente, ma forse non al punto di giustificare questa posizione elevata. Esaminiamo ciò che Ben Beckman ha mostrato finora. A Marineford ha puntato una pistola contro Kizaru, ma dopo un interessante inizio, Kizaru ha continuato indisturbato a inseguire Luffy. Ha anche reciso il braccio di Eustace Kid, ma considerando la posizione di classifica, battere un giovane non è così impressionante. Non nego la forza di Ben Beckman, sia chiaro, ma al momento è difficile giustificare la sua classificazione sopra i 3 ammiragli della Marina. L'unico ammiraglio più forte di Ben Beckman, secondo i giapponesi, e che occupa l'11° posto è Sakazuki, quindi alla fine Sakazuki è abbastanza vicino a Kuzan e sono d'accordo su questo. Tuttavia, nel mondo di One Piece, Sakazuki detiene una distinzione speciale. Quasi tutti i suoi avversari preferiscono scappare piuttosto che affrontarlo veramente. Ci sono alcune eccezioni, naturalmente, come Kuzan, che in uno scontro con lui ha perso una gamba, o Barbabianca colpito al petto, e infine Ace, colpito a morte allo stomaco. Le persone solitamente preferiscono scappare da Sakazuki piuttosto che affrontarlo. Il nostro attuale imperatore del mare, Barba Nera, e il suo equipaggio temevano il solo pensiero di ingaggiare Sakazuki in uno scontro. Questo dimostra anche il solido istinto di sopravvivenza di Teach. Tuttavia, Teach è poco apprezzato in Giappone, non classificandosi neanche tra i primi 20 di questa classifica, cosa che sorprende considerando alcune delle persone che sono state inserite. Anche se può sembrare insignificante sullo schermo, Barbanera è significativo per le implicazioni e le azioni nell'ombra. Non è stato impostato come l'antagonista finale, ma è stato escluso dalla lista in favore di King, Shiki e altri futuri contendenti. È un po' assurda questa scelta per me. Adesso entriamo nella top 10, dove i giapponesi hanno posizionato Monkey D. Dragon al 10° posto come il personaggio più potente della serie. Potrebbe essere vero che potrebbe essere classificato più in alto o più in basso, ma al momento abbiamo ancora meno prove per giudicare Dragon rispetto a Xebec. Anche se abbiamo visto più sfaccettature di Dragon, Rox è riuscito a ottenere di più in questa storia. L'unica cosa che posso dire con certezza è che, quando Dragon intervenne la prima e unica volta per salvare Luffy da Smoker, era più forte. Altrimenti il fumatore l'avrebbe fumato, sia metaforicamente che letteralmente.
Però diciamo che come partenza di questi ultimi 10 personaggi direi che siamo sulla strada giusta. Al nono posto c'è Kaido. Riguardo la sua posizione, non penso starebbe tra i primi 5, soprattutto perché anche lui stesso non si inserisce in quelle posizioni, sempre per il discorso fatto in precedenza quando parlavamo di Shiki. Cioè per i pensieri che aveva quando era ubriaco, durante lo scontro con Luffy a Wano. Siamo ancora in attesa di vedere come il Giappone classificherà Big Mom, indicando che forse la ritengono più forte di Kaido. Ma la risposta è un chiaro no. Proprio come Barba Nera, la grande imperatrice, non rientra nemmeno nella top 20. Questa è una parodia, poiché dal mio punto di vista Big Mom e Kaido sono pari in forza bruta. Darei a Kaido un vantaggio in intelligenza, ma è strano, considerando anche le sue azioni stupide. Ma ora il prossimo posto ti sorprenderà ancora di più. La classifica all'8° posto è dedicata a Roronoa Zoro, un personaggio che adoro veramente tanto. Tuttavia, posizionare Zoro all'8° posto potrebbe essere un po' generoso. C'è stato un momento durante la lotta sul tetto in cui c'era il potenziale per infliggere danni gravi, forse anche mortali, a Kaido. Big Mom ha dovuto avvisare Kaido della minaccia della spada di Zoro, e sebbene non abbiamo visto il risultato finale, Zoro ha continuato a dimostrare la sua forza. Ma alla fine dobbiamo riconoscere che non è ancora più forte di Kaido. La sua posizione all'8° posto potrebbe essere un po' eccessiva. La 7ª posizione è riservata al nostro Monkey D. Luffy, anche se la sua vittoria contro Kaido è piuttosto controversa. Avrei preferito vedere cosa sarebbe successo se Kaido avesse scelto di schivare il pugno di Luffy invece di respingerlo. È vero però che durante il combattimento diventava chiaro che Kaido non aveva una soluzione efficace contro Luffy. Quando il Gear 5th è entrato in azione, sembrava che Kaido non avesse una risposta adeguata, e la battaglia è stata risolta con un potente pugno da parte di Luffy. Tuttavia, la sua posizione nella classifica potrebbe essere contestata, considerando il percorso che ha condotto a questo momento. Andando avanti, al 6° posto troviamo Rayleigh, mentore di Luffy. Tuttavia, mi chiedo il perché di questa scelta. Se ci riferiamo a un Rayleigh giovane e vibrante, allora forse può starci. Ma con l'anziano Rayleigh moderno, credo che sia diventato troppo vecchio per mantenere questo livello. È lui stesso ad ammettere addirittura di non poter vincere un combattimento diretto contro Barba Nera. Se Rayleigh non riesce nemmeno a battere qualcuno che non è sulla lista, allora forse non dovrebbe essere qui, e molto meno così in alto. Tuttavia, non dovremmo mai sottovalutare gli anziani, e il Giappone potrebbe avere le proprie ragioni. Il 5° posto è occupato da Garp, un personaggio che ho amato a lungo. La sua peculiarità sta nel fatto che non conosciamo il suo livello massimo. La sua reputazione include il fatto di aver combattuto insieme a Roger nell'incidente di God Valley. I due infatti si allearono per sconfiggere Rox di Xebec e la ciurma dei pirati Rox. Questa battaglia è stata un evento fondamentale nella storia di One Piece che ha segnato la fine dell'era di Rox e l'inizio dell'era di Roger. Va notato anche che, nonostante il suo incredibile potenziale, Garp sembra non desiderare la posizione di ammiraglio, portando ulteriore mistero sulla sua reale forza e sulle sue aspirazioni. Garp ama la sua libertà e non vuole essere vincolato da una posizione di comando all'interno della marina. Preferisce essere un lupo solitario e seguire il senso del dovere a modo suo. Al 4° posto, i fan giapponesi hanno posizionato Mihawk. Devo dire che la scelta sembra perfetta. Non ho niente da evidenziare che vada in contrasto con il loro pensiero. Mihawk è universalmente riconosciuto come il miglior spadaccino del mondo in One Piece. Possiede una maestria straordinaria nella scherma e combatte con una delle lame più potenti in assoluto. È stato l'unico fino ad ora in grado di fare annerire la lama della sua spada. Quindi indica quanto questo personaggio sia potente. Adesso però passiamo al podio. Al 3° posto si classifica Shanks. Il rosso è uno dei personaggi più iconici e misteriosi di One Piece.
Capitano dei Pirati del Rosso e uno dei 4 imperatori, Shanks ha avuto un impatto significativo sulla storia del manga, pur non essendo un personaggio presente frequentemente. Ha fatto parte, seppur da bambino, della ciurma del grandissimo Roger e possiede un haki del re di livello immenso, in grado di intimidire e soggiogare anche avversari fortissimi. Al secondo posto, invece, troviamo Barbabianca. Mihawk stesso ha ammesso un notevole divario di potere che c'è tra di loro, quindi lascia capire la sua immensa potenza. Barbabianca è stato un personaggio iconico e leggendario che ha rappresentato un simbolo di forza, carisma e di amore paterno. La sua presenza ha lasciato un segno indelebile nel mondo di One Piece e la sua eredità continuerà ad ispirare le generazioni future. Al primo posto, il Giappone ha scelto Gold di Roger e questa scelta sembra perfettamente sensata. Roger è l'unico pirata che ha trovato il leggendario tesoro, completando la sua avventura e conquistando il titolo di Re dei Pirati. Possiamo discutere sul fatto che Shanks sia al terzo posto, poiché Mihawk potrebbe essere più forte, ma le informazioni sono limitate, anche se sinceramente credo che il rosso sia uno scalino sopra. Oppure discutere di Barbanera, così come Big Mom, non rientrano in questa classifica. Ma la prima posizione è assolutamente una decisione unanime. Roger è il numero 1 indiscusso, e su questo non ci piove. Se non sei d'accordo con questa lista fatta dai giapponesi, sentiti libero di protestare e fare la tua critica qua sotto lasciando un commento. Al quarto posto, se ancora non l'hai fatto, premi il pulsante e iscriviti per non perderti altri contenuto come questo. Per oggi è tutto. Ciao Nakamas, ci vediamo in un prossimo video.